Ciao e benvenuti su Mentitaro. Oggi voglio rispondere a una domanda che si pongono spesso le persone che iniziano ad approcciarsi alla cartomanzia e ai tarocchi in particolare e che vedo spesso nel mio gruppo Facebook, ovvero ogni quanto si possono consultare i tarocchi. Prima però, per chi non mi conosce, mi presento, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante tarologa e aiuto i lettori di tarocchi che vogliono appunto migliorare le proprie capacità di lettura fino a raggiungere un livello professionale e che quindi vogliono avviare anche un'attività professionale con i tarocchi. Se volete più informazioni sui miei programmi di gruppo o individuali, che trattano appunto questi livelli avanzati, vi consiglio di contattarmi o tramite email mintitaro@gmail.com oppure su Facebook mi trovate come Ales Minti. Ogni quanto si possono consultare i tarocchi, quanto spesso? In realtà dipende dalla domanda. Si possono consultare i tarocchi per se stessi oppure andando da un cartomante ogni volta che si vuole. Per se stessi si possono consultare anche ogni giorno per chiedere su cosa bisogna focalizzarsi durante la giornata, oppure un consiglio per la giornata. Si possono leggere ogni settimana per vedere anche a livello predittivo cosa capiterà durante la prossima settimana, durante il prossimo mese, eccetera. Quindi non è un problema di frequenza di per sé, il problema sorge se si ripete la stessa domanda su una questione specifica, ovvero troverò lavoro, mi contatterà Tizio e Caio, tornerà da me il mio ex, cosa pensa di me Sempronio, eccetera, eccetera. In questi casi ripetere la domanda, cioè la stessa identica domanda, troppo spesso crea confusione a noi stessi e alle carte di per sé, che a un certo punto sembra come se si rifiutassero di rispondere perché hanno già risposto esaurientemente all'inizio. Quindi in questi casi quanto spesso si possono consultare i tarocchi, ovvero ogni quanto è utile e proficuo porre la stessa domanda. In realtà basterebbe seguire il buonsenso, non si può chiedere se tornerà da me il mio ex ogni giorno, ogni settimana, eccetera, o cosa pensa di me qualcuno ogni giorno, ogni settimana. Una volta che le carte danno la risposta, uno un attimino se la tiene e deve dare il tempo al proprio propria mente conscia, al proprio inconscio di elaborare la risposta, ecco. Se invece si chiede com'è la mia situazione, come sarà la mia situazione lavorativa, come sarà la mia situazione in una particolare area, tipo quella relazionale, eccetera, quindi si fa una lettura un po' più di ampio raggio. In questo caso io non ripeterei la lettura più di una volta al mese, a meno che qualcosa di rilevante sia successo nel frattempo. Tipo chiedo quando troverò come sarà la mia situazione lavorativa in generale e poi durante il mese, i giorni successivi ricevo un appuntamento per un colloquio di lavoro, lo faccio, poi magari posso ripetere la domanda per vedere più o meno che energie ci sono dopo il colloquio. Un consiglio, una cosa utile da fare, per esempio, per capire meglio le tempistiche, come insomma ogni quanto spesso ripetere la domanda, è includere la tempistica nella domanda stessa, in questi casi così generici, diciamo. Cioè, troverò lavoro nei prossimi 3 mesi, oppure come sarà la mia situazione relazionale, amorosa nei prossimi 3 mesi.
quindi entro un periodo determinato, dopodiché scaduto il periodo, i 3 mesi, ripeto la domanda per i successivi 3 mesi. In questo modo non vi confondete, sapete che avete già coperto quei 3 mesi e quindi potete ripetere, conviene ripetere la domanda, è più utile ripetere la domanda senza andare in confusione voi e le carte, dopo che questo periodo determinato, in questo esempio 3 mesi, è passato. Sempre che nel frattempo qualcosa di rilevante non sia successo. Cosa voglio dire? Come prima, appunto guardo la situazione romantica, amorosa nei prossimi 3 mesi, però se nel frattempo incontro qualcuno che mi piace particolarmente, eccetera, posso magari ripetere la domanda, perché ricordatevi comunque che le carte e i tarocchi in particolare leggono le energie del momento, quindi il futuro probabile che scaturisce dalle energie del momento, però queste energie vengono cambiate sempre da voi, dalle vostre azioni e dalle azioni delle persone che sono coinvolte nella vostra vita praticamente, cioè il futuro si crea ogni giorno e quindi sicuramente le carte vedono il futuro probabile che solitamente si trova un riscontro, però nel senso può sempre capitare che se voi cambiate le vostre azioni, cambiate quindi le energie del momento e quindi cambiate il futuro probabile fondamentalmente. Per questo esiste comunque il concetto di libero arbitrio nella divinazione, comunque esiste l'idea che il futuro non sia scritto definitivamente e che ognuno è, per ognuno è possibile creare la propria vita a prescindere da come la vuole, a prescindere da quello che le carte possono rispondere durante il consulto. Quindi mi raccomando, comunque non esagerate, non cercate un attimo di... Io capisco che quando si inizia soprattutto un nuovo sistema divinatorio si vuole metterlo alla prova, si vuole sperimentare, ci si vuole esercitare, però ricordatevi sempre che se voi ripetete la stessa domanda troppo spesso, alla fine rimanete confusi nella risposta e quindi alla fine diventa anche inutile. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti se avete dei dubbi, delle domande. Se pensate che questo video sia utile per altre persone che conoscete, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!